Bene, l'abbiamo capito? Questo è per noi dobbiamo pregare così, Signore, quando noi prendiamo un tempo per pregare, dobbiamo dire, Signore, grazie perché io, alla luce della Scrittura, sono benedetto con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Questo è per me, perché la benedizione non è che arriverà alla fine, già Dio ci ha benedetto, sta parlando in tempo passato, già Dio ci ha benedetto. A volte dice, Signore, come che uno fosse un povero, un barbone spirituale, no? Che sempre sta chiedendo, tendendo la mano affinché che qualcuno ti dia qualche spiccio. Ma in realtà non è così. La Scrittura insegna che in Cristo Gesù noi già siamo benedetti, con ogni benedizione di ogni tipo, sì? Nei luoghi celesti in Cristo. La nostra benedizione non si trova qui, si trova in luoghi celesti, in Cristo. E lì non c'è fallimento, lì non c'è banca che fallisce e ti porta via tutti i risparmi della vita, perché lì nessuno può mettere la mano, e nei luoghi celesti nessuno può mettere la propria mano. Amen? Versetto 4. E lui dice, in lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui. Allora, in Cristo Gesù noi siamo santi e irreprensibili dinanzi a lui. Allora uno dice, no, lo abbiamo visto l'ultima volta, chi si sente santo e irreprensibile? E che forse il Signore, non forse, certamente il Signore ci sta perfezionando, però noi dobbiamo dichiarare la parola, noi ci dobbiamo mettere d'accordo con la parola, noi dobbiamo dire lo stesso che dice la Scrittura. A volte uno dichiara male, si trova in una difficoltà, commette qualche sbaglio e inizia a dichiarare cose che non deve dire. La Scrittura insegna che dice la Scrittura, siamo eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Cioè noi dinanzi al Signore, davanti a Lui, siamo santi e irreprensibili, ma non per una giustizia propria, perché noi non siamo naturalmente giusti. La nostra natura non è giusta, la nostra natura è affetta dal peccato, ma in Cristo Gesù siamo stati giustificati. Perciò una persona che è passata dalla morte alla vita, che è in Cristo Gesù, è una persona dinanzi al Signore santa e irreprensibile. Però giustamente uno deve vivere secondo le Scritture. Se uno sbaglia, subito deve sistemare le cose. Per questo abbiamo una chiesa dove possiamo imparare, dove possiamo prendere un consiglio, un'amministrazione. Perché? Perché il Signore sta lavorando. Tecnicamente tu sei santo e irreprensibile dinanzi a Lui. Questo lo dice la Scrittura. Se viene Satana e dice tu non sei santo, tu sei un schifo, tu fai schifo, e queste cose, tu sei un peccatore, tu apri il documento e dici guarda, tu sai legge, ma se non sai legge te lo leggo io, perché forse Satana forse non sa neanche legge, non lo sappiamo. Sai che la Scrittura dice che in Cristo noi siamo dinanzi al Signore santi e irreprensibili. Cioè io sono, secondo ciò che Dio dice, sono una persona santa e irreprensibile. Punto. E se lo dice Dio, perché non lo devo dire io? Se Dio dice questo, chi è Satana o chi è il mondo per dire un'altra cosa? Allora Dio ha scelto noi, sì? Dio ci ha scelti e Lui ci vede così. Adesso tocca a noi, come abbiamo visto in questo canto, lasciare al vassaio, sì? Fare la sua opera in noi. Lui deve lavorare in noi, deve formare in noi, sì? Il vaso che Lui desidera. E noi ci arrendiamo. A volte noi non vogliamo fare certe cose, però lo facciamo perché sappiamo che il vassaio sta lavorando in noi, ci sta dando la forma precisa.
Sì? Questa è una cosa che nessuno può rifiutare. D'accordo? Perciò ricordatevi che la scrittura insegna che dice perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Cioè, Lui non soltanto ci ha eletti e Lui ha detto proviamo, poi vediamo alla fine come finisce questa situazione. Io ci provo con Cristian, però non sono certo come finirà. Almeno ci proverò. Non dice questo. Già per Dio è chiaro e stabilito che dinanzi a Lui siamo santi e irreprensibili. Una persona santa, una persona messa da parte per Lui, una persona irreprensibile, Satana non ci può giudicare, il mondo non ci può giudicare, il mondo non ci può condannare, perché dinanzi a Dio siamo santi e irreprensibili. E questo per noi è una responsabilità, perché uno deve vivere come corrisponde. E se uno sbaglia, subito deve sistemare i conti. Però, per favore, quando preghiamo, pregate secondo questa scrittura. Signore, grazie perché tu dici questo di me, e questo io sono dinanzi a te. Amen. Amen? Vediamo la seconda scrittura, vediamo che possiamo, fino a dove possiamo arrivare. Capitolo 2, versetto 19. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dai santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati, versetto 20, siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Versetto 21, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha di servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Ok? Allora, il Signore dice questo a me. Qua non è una questione, ripeto, qua non è solo una questione di frequentare una comunità cristiana. Qua stiamo parlando giustamente di appartenere al suo popolo, di essere parte del corpo di Cristo. Cioè, è molto light, è molto poco impegnativo dire io sono un credente. In realtà tutti sono credenti, ci sono credenti islamici e ci sono credenti buddisti e ci sono credenti cristiani, cioè i credenti sono tutti. Ma quando stiamo parlando soltanto dei credenti, stiamo parlando del corpo di Cristo, che è tutta un'altra cosa. Stiamo parlando ai santi o dei santi, delle persone che dinanzi a Dio sono irreprensibili. E dice, così dunque non siete più né stranieri né ospiti. Cioè uno appartiene, cioè non è che uno vede da lontano le benedizioni e le promesse, uno già è parte. Perché? Perché in Cristo noi siamo stati riconciliati con Dio. D'accordo? E così dunque non siete più né stranieri né ospiti, dice, ma siete concittadini dai santi e membri della famiglia di Dio. Concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio.